Allora, sono appena arrivato dal lavoro, là c'è la bici, qua c'è la tettoia che sto cercando di costruirmi e vado subito a montarla, vediamo quanto tempo ci metterò, come si monta in un time lapse e poi vediamola più da vicino. Assieme alla bici troveremo delle scatoline con dentro l'acceleratore che non viene montato in dotazione perché è illegale, la monopolina tagliata, i catarinfrangenti da mettere sulle ruote, campanello, multitool, il portatelefono, una pompetta per gonfiare le gomme, istruzioni ed il caricabatterie. Caricabatterie da 2 A, quindi ci potrebbe mettere circa 6-8 ore per caricarsi. Vabbè, un po' di plastica come sempre. Abbiamo un telaio in acciaio con 2 punti di cardine, quindi si può piegare sia il manubrio nella sua altezza che il telaio a metà. Dietro abbiamo un portapacchi grosso quanto più o meno il telaio, una forcella anteriore ammortizzata, una batteria da 48 volts e 17 ampere che garantisce tra i 60 e i 120 km di autonomia di questa bicicletta. Le ruote sono da 20 pollici per 3 di larghezza, quindi una specie di fat bike, ma neanche tanto. Non si nota subito la larghezza, sarà anche per il colore, ma è una via di mezzo tra una fat bike e una mountain bike. Trasmissione completa Shimano, anche il manettino, il classico manettino che a me piace un sacco per il rapporto qualità-prezzo. Abbiamo un motore da 250 watt, quindi legale, una velocità massima di 25 km/h, freni meccanici a disco. La pedalata viene assistita col motore tramite un sensore di pedalata, però è anche simile a un sensore di coppia. Perché dico che è simile a un sensore di coppia? Perché se io provo ad andare con la settima velocità, quindi il pignone più piccolo, la bici fatica ad raggiungere i 15 all'ora. Bisogna spingere molto sui pedali. Inoltre ho scritto all'assistenza per capire se fosse normale o meno e mi hanno detto che molte persone si sono lamentati per la troppa potenza e irruenza dell'erogazione del motore e quindi hanno limitato notevolmente la potenza. Questa cosa l'ho ovviata montando l'acceleratore. Per montare l'acceleratore bisogna togliere la manopola vecchia, togliere il tappino di sicurezza sullo spinotto dell'acceleratore, mettere l'acceleratore, bloccarlo con la brugola e mettere lo spinotto nel giusto verso. Vedete, qua c'è una zigrinatura e va mantenuta anche sullo spinotto della bici, rimontare la manopola e il gioco è fatto. Perché come avete visto nella parte di unboxing viene inviato soltanto e non montato, e nel nostro caso, come potete vedere, arriva subito ai 25 in modalità 3. Unica pecca appunto è questa assistenza che per la città va benissimo, ma bisogna utilizzare una cadenza molto elevata. Questo per quanto riguarda l'assistenza. Per quanto riguarda invece la batteria, per toglierla e metterla bisogna schiacciare qua sotto la levetta, si alza la sella in questa maniera, qua c'è un perno e con la chiave si toglie. Può venire via la batteria tranquillamente. Per rimettere la stessa cosa si spinge la chiave, il perno meccanico funziona, fa questo click e dopo si può attivare con la chiave. Per caricarla bisogna prendere questa levettina qua, spostarla e si carica. È spinotto molto strano, cioè diverso, ha 3 pin, quindi per accenderla
abbiamo batteria in on, teniamo premuto il tasto di accensione per qualche secondo, si accende il display. Come potete vedere è anche Bluetooth. Qua dà il livello di carica, la velocità attuale, i chilometri totali e la modalità di assistenza. Per aumentare l'assistenza ovviamente è classico più, per diminuire l'assistenza il classico meno. Se tengo premuto il più si accende la luce che c'è sia all'anteriore che al posteriore, e quando si frena in questo caso non abbiamo l'intensificatore di frenata. La modalità 1 è limitata ai 15 km all'ora, la 2 ai 20 km e la 3 ai 25 km all'ora. Abbiamo anche i sensori di frenata che si identificano dal display, non so se si vede, quando freno dal sensore di frenata. Cosa vuol dire? Che quando freno l'assistenza del motore cessa. Solitamente si utilizza questo tipo di marchingegno su bici da città. Per entrare nel menu segreto si tiene il più e il meno, si ha P01, 02, 03 e 04. Il 01 è la retroilluminazione o comunque l'illuminazione del display. La 2 è se mettere in miglia o in chilometri l'unità di misura. La 3 è il parziale dei chilometri della bici e la 4 invece non so cosa sia. Quindi riepilogando, P01 per la retroilluminazione del display, la 2 è per l'unità di misura, la 3 è per resettare i chilometri parziali della bici e la 4 non so cosa sia. Per uscire basta attendere qualche secondo e in automatico ritorna a dove era prima. Trip, voltaggio, l'orario e i chilometri totali si vedono dal display. Adesso vediamo come funziona l'applicazione. Questa è l'applicazione, io mi ero già loggato, ho già il Bluetooth acceso, vedete che lampeggia ancora. Ok, abbiamo associato la bici col Bluetooth sull'applicazione, il Bluetooth non lampeggia più. Adesso questa è la nostra bici, livello di batteria, la velocità in cui sta andando, la possiamo vedere anche da qua. Oltre 25 km all'ora il display non va, quindi anche se andiamo più veloci non lo vedremo mai. Da qua si possono accendere e spegnere le luci. Il cruise è una modalità che si può impostare sull'applicazione, e qua dopo aver impostato una velocità dell'acceleratore per più di 5 secondi durante la guida si sente un segnale acustico e mantiene la velocità, classico come i monopattini elettrici. Chiudiamo l'applicazione, andiamo subito a provarla, che così vi do le mie impressioni dopo i test. Al momento la bici ha solo 8 km perché appunto la sto testando e ho fatto le riprese che avete visto. Andiamo a provarla. Ovviamente compresa con la bici vi daranno il cavalletto e questo portatelefono, che è il classico che abbiamo visto già su altre bici. Adesso confrontiamo la velocità da GPS e da bici, così vi faccio vedere cosa intendo con la pedalata assistita. Sono a 3, ho la quinta marcia, il motore non si sente neanche e sto andando a 11, non facendo fatica ovviamente. 12, 13, 14, 16, 17, vedete come la cadenza aumenta ed anche la velocità. Però ecco, è molto lenta. Vi faccio vedere con l'acceleratore, invece arrivati alla velocità di 20 che si ferma e il motore ne avrebbe molto di più. I freni sono molto buoni, sono anche nuovi, ho fatto poco rodaggio.
Adesso vi faccio vedere cosa intendo. Scalo marcia, vado a 1, per assurdo spinge più con le marce basse. Sono in prima, e molla. Settima marcia, sto perdendo velocità. Se scalo di 1, 2, 3, spinge di più. Mentre con l'acceleratore fermo, che si azzerano entrambi, a 0, vado. E siamo a 25 giusti. Quindi il contachilometri è tarato perfettamente col GPS, abbiamo visto, è precisissimo. La ripresa con l'acceleratore, che ovviamente è illegale con l'acceleratore, però la ripresa con l'acceleratore è molto buona, molto scattante. Peccato che hanno tolto questa ripresa anche in pedalata, perché sarebbe stato ideale nei piccoli tratti cittadini dove chi ha intenzione di correre un po' essere scattante con una bici piccola e compatta non può avere. Questo motivo perché l'azienda ha deciso di appunto togliere questa possibilità, se non usando le marce. Questa bici, a mio parere, per adesso la trovo molto utile per i piccoli spostamenti in città dove ci sono tanti start and stop. Ha un peso di un po' elevato, avendo il telaio in acciaio, siamo attorno ai 25 kg, batteria molto capiente. Adesso ci farò un po' di chilometri, così da capire pregi e difetti. I freni li sento belli reattivi, la bici è scattante con l'acceleratore, divertente. Ragazzi, siamo arrivati finalmente alla fine di questo video, nel quale vi spiegherò le mie impressioni e un po' di cose riguardo questa bici. Me le sono scritte in maniera tale da riuscire a ricordarmele tutte, perché sono importanti. Allora, il motore dà assistenza in base alla cadenza, questo ve l'ho fatto vedere, quindi marce più basse più assistenza, marce più dure e meno assistenza. Consiglio, anche se legale, l'acceleratore per chi ha molti chilometri da fare, non start and stop come in città. In città va benissimo perché la scalata nei rallentamenti, quindi marce più agili, e quando ci si ferma è ideale tenerle, quindi la ripartenza è molto agevolata con questa bicicletta. Quindi sicuramente promossa per chi fa start and stop in città, come detto all'inizio del video. La velocità non è sbloccabile, so che pensavate che si potesse sbloccare, non è sbloccabile ed è legale sia per velocità che per potenza del motore, ma non per il voltaggio della batteria, che deve essere 36 volts per le bici e 48 volts per i monopattini. Essendo 48 volts per una bici non è legale e non si può bloccare neanche dalla centralina. Freni molto buoni, sono meccanici, sono economici, ma
sono degni di una frenata per una bici pieghevole da 25 km/h. Cambio classico Tourning con manettino magico che mi piace un sacco, non molla un colpo, sempre preciso ed ha una qualità prezzo incomparabile. Assistenza: per l'assistenza online vi lascio il link e lo screen che mi hanno inviato via mail dall'assistenza stessa. Per chi volesse vedere le politiche di garanzia vi lascio il link sempre in descrizione per andarvene a leggere. Vi lascio ovviamente il link anche per andare ad acquistare o a vedere sul sito ufficiale la bicicletta. Mi scuso per la lunghezza di questo video, ma tenevo a precisare tutti i vari problemi o domande che ci potevano essere nei commenti, anticipandole direttamente nel video, e anche perché ci sono stati parecchi commenti critici e sono stati molto ben accettati da me, che mi hanno fatto capire che mancavano delle parti nei video recensioni precedenti, quindi questo video è un po' lungo anche per questo motivo. Spero che il video vi sia stato utile, se avete qualsiasi domanda scrivetela nei commenti, ci vediamo nel prossimo video.